Ciao e benvenuti all'Aria Svelato, il blog che vi racconta qualcosa sul lago di Como che forse ancora non conoscete. Io sono Alessandro di Lake Como Travel, blog in cui condivido consigli su come preparare al meglio la propria vacanza sul lago di Como, e come oggi ci sono Daniele e Davide di Slow Lake Como, un tour operator di espertissimi del territorio. Ciao ragazzi, dove siamo oggi? Siamo nel fantastico Parco della Spina Verde, precisamente nella zona di Cavallasca che fa parte del comune di San Fermo, e oggi ci troviamo qui in un luogo direi mitico all'interno del parco. Siamo nelle trincee della prima guerra mondiale, trincee che sono state costruite appunto sul confine, perché Como è sul confine con la Svizzera. E chi è che ha progettato queste trincee? Quello che ci racconta normalmente che le ha progettate e volute il generale Cadorna. Ok. Non è vero. Diciamo il progetto preesisteva. In realtà durante la prima guerra mondiale sono state sistematizzate, ma era un progetto che preesisteva. Fondamentalmente decide di sistematizzare questa linea difensiva, di farla diventare ciò che vediamo oggi, perché la sua preoccupazione era che arrivasse questa invasione sul suolo italiano. Effettivamente, se il nemico fosse arrivato fin qua e penetrato da questo confine, sarebbe stato abbastanza impegnativo per l'Italia, perché nel giro di qualche chilometro sarebbero arrivati a Milano e lì poi niente. Allora, sulle trincee è una cosa che sicuramente è interessante, che qua abbiamo tre tipologie di trincee. Ci sono delle trincee di combattimento, quindi concepite per la guerra, per il combattimento. Ci sono poi delle trincee di collegamento che poi sono chilometri e chilometri qua nel parco, e poi abbiamo anche delle trincee miste che sono sia di combattimento che di collegamento. Questa è una cosa un po' particolare, abbastanza rara, quindi venendo qua Si può avere un bello spaccato sulle guerre di trincea, diciamo. assolutamente sì. Ma qui i soldati effettivamente poi hanno affrontato delle battaglie. Qua non si è combattuto perché la famosa invasione che teneva Cadorna, Non c'è stato, quindi sospettoso, ma è per nulla. però questo non vuol dire che non ci siano stati soldati, anzi qua ci sono stati moltissimi soldati che chiaramente facevano a tutti gli effetti una vita di trincea, una vita dura. La presenza del fango qua è una costante. Ci sono delle lettere scritte dai soldati che stavano a distanza qua. A quello fanno molto effetto, perché più che di paura o di disagio parlano di schifo. Cioè uno dice: ma stare qua fa schifo, mi sembra di essere diventato un maiale, credo. Appunto per la questione fango, è sicuro, diciamo, si può comunque esplorare le trincee in autonomia, oppure diciamo c'è qualche rischio? Assolutamente, le trincee, come dicevamo prima, sono all'interno del parco. Il parco è accessibile, è una zona diciamo molto da hiking, da trekking, quindi possono venire le famiglie. Logicamente c'è da stare attenti, come qualsiasi altro escursione. Esatto. Allora, se è così sicuro come dite, possiamo andare a fare un giro, li esploriamo e vediamo un po' quali sono i segreti che nascondono. Ma andiamo. Allora, qua c'è proprio uno spaccato interessante delle trincee. Questi buchi rettangolari venivano utilizzati per i proiettili, mentre sotto erano, diciamo, i luoghi in cui venivano messi gli zaini dei soldati. E poi queste sono le maniglie. Allora, le trincee hanno dei punti di accesso normali, che sono le scale, ma in caso di attacco da parte del nemico che arrivava da là sopra, con queste maniglie ora arrugginite bisognava catapultarsi al di fuori della trincea. Questa invece è una piazzola per le mitragliatrici. Quando vedete questo cemento fatto in questa maniera, con questa forma, vuol dire posizionamento mitragliatrice. Ce ne sono tante di postazioni di questo genere in questa zona, rivolte verso la Svizzera. Qua sopra stavano delle mitragliatrici enormi, molto pesanti, ci volevano fino a 4 persone per farle funzionare. Perché questa postazione in cemento? Perché essendo pesantissime
se fossero state messe sulla terra sarebbero sicuramente affondate. Qual è stato il contributo dei residenti alla costruzione di queste trincee? Insomma, c'erano anche magari delle differenze nei ruoli tra uomini e donne? Una cosa interessante è che le donne hanno contribuito moltissimo alla costruzione della linea, hanno avuto un ruolo importantissimo, molti uomini erano al fronte, ma al di là di questo le donne tradizionalmente appartenevano a famiglie contadine, quindi lavoravano molto, ma quando sono passate a lavorare alla costruzione della linea, quello che è cambiato è che per la prima volta hanno avuto il loro salario individuale, e questa è stata una grande forma di emancipazione in un contesto comunque arretrato. E questa è una trincea mista, che sono quelle più rare. Mista perché ha alcuni elementi della trincea di combattimento e alcuni di quella di collegamento. Andiamo! Occhio alla testa. Metti la voce sotto. Come potete vedere, questo è una delle parti in cui vi conoscete il collegamento, cioè serve far andare semplicemente da un punto a un altro, dove come vediamo qui i soldati poi potevano controllare l'esterno. Giustamente adesso con la vegetazione davanti non si capisce, ma fondamentalmente da questo punto si può vedere. Allora, dopo questa esplorazione non mi rimane che chiedere ai nostri esperti qual è il modo più semplice per arrivare qui per un visitatore. Sicuramente quello migliore per arrivare in questa zona del parco è quella di parcheggiare la vostra auto, oppure arrivate con i mezzi pubblici a Cavallasca, cercate Villa Imbonati, che è la sede del parco, c'è un bel parcheggio, c'è la fermata del bus lì davanti, da lì seguite le indicazioni per il parco e per le trincee. La comoda passeggiata di 20 minuti ce l'ha fatta Alessandro, ce la possono fare tutti, quindi venite con la famiglia, venite con gli amici, portatevi i panini, è una bella passeggiata e potete anche... Confermo. Ce l'ho fatta, ma ho dovuto portare una maglia di ricambio, quindi giusto per... Meno male. Altrimenti c'è anche la possibilità di venire con voi direttamente. Sì, se avete voglia di fare un giro più approfondito, insomma, li organizziamo ogni 15 giorni circa. Abbiamo questo tour che si chiama Avventura nel Bosco, in cui parliamo di trincee, parliamo anche di contrabbando. Tra l'altro adesso con l'inizio dell'estate li facciamo anche in notturna, quindi magari un'esperienza in trincea notturna. Li trovate insomma sul nostro sito, se avete voglia di vivere le trincee con noi c'è anche questa possibilità. Ok, bene, allora a me non resta altro che ringraziarvi. Grazie, pillole di conoscenza, e invito tutti a iscriversi al canale per supportare questo nuovo progetto, e vi do un arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Ciao.